Arrivo a Milano nel 99 da PEC, entro dentro nel negozio, mi fermo poco prima di incontrare i fratelli Stoppani e vedo questo contenitore, non esagero, saranno stati almeno 10 kg di insalata russa. Mi fermo lì davanti, guardo e dico: c'è ancora gente che mangia l'insalata russa. Mi viene incontro uno dei fratelli, vede che io sto guardando l'insalata russa e mi dice: bravi, il giorno che inventi qualcosa con l'insalata russa, forse magari ne parliamo. Nel frattempo questa è ancora qua e si vende e la gente la vuole. Quello che fai tu non è detto che durerà nel tempo. Un giorno mi ritorna in mente, dico: proviamo a pensare qualcosa con sta di insalata russa. Proviamo a mettere una cosa piccola, però dobbiamo farla nostra. Avevo visto l'utilizzo dell'isomalto, che era molto bello, c'erano questi dischi perfetti che avevano un sapore, si scioglievano, croccanti, insomma c'era tutta una consistenza, un gioco di texture incredibile. Proviamo a metterla dentro, metto i 2 dischi, scaldo con il cannello, la temperatura deve essere perfetta. La sensazione qual è? Benvenuto, ti apro il nostro mondo, e quello è il modo più bello per introdurre tutto il resto del menù, e da allora è diventato forse il nostro piatto più iconico. Bentornati nelle cucine del ristorante Cracco in Galleria a Milano. Oggi vi proponiamo l'insalata russa caramellata. Partiamo dall'insalata russa vera e propria, che è un'insalata russa tradizionale, quindi carote, patate e piselli. Carote e patate tagliate a dadolini, sono circa 4 mm per lato. Adesso le andremo a sbollentare in acqua salata. Appena le verdure saranno cotte ma ancora consistenti, le andiamo a raffreddare in un bagno di acqua e ghiaccio. Una volta freddate le verdure, le andiamo a tamponare su carta assorbente in modo che tutta l'acqua in eccesso venga tolta. Adesso andremo a confezionare la maionese per la nostra insalata russa, quindi uova intere, limone, aceto, sale, olio di semi. Partiamo con le uova. Sciogliamo il sale nel limone e aceto e iniziamo ad aggiungerlo poco per volta alle uova che hanno iniziato a montare, alternando all'olio. Utilizziamo un olio di semi di girasole, quindi molto neutro. Una volta che tutto l'olio è incorporato e la maionese è bella ferma e omogenea, fermiamo. Quindi la maionese è molto compatta, come vedete non c'è più segno d'olio, perfettamente emulsionata. Abbiamo pronti gli elementi per comporre l'insalata russa, quindi abbiamo capperi dissalati, tonno sott'olio, semplicemente sminuzzato e privato dell'olio, e per ultime aggiungiamo le nostre verdure. Adesso amalgamiamo le verdure alla maionese in modo che siano distribuite in modo equo all'interno della massa. Questa è la nostra insalata russa e sarà la farcia dei nostri dischi di zucchero. E quindi la difficoltà dove è stata? Nella tecnica, no? Perché l'isomalto comunque è molto sensibile e soffre tantissimo l'umidità. Devi cercare di lavorare sullo spessore dell'isomalto, che deve essere sottilissimo. È un lavoro di fino, un lavoro
che a noi serviva per poter avere l'essenza di quella tecnica e trasferirla su una ricetta iper tradizionale e, se vogliamo, europea, un omaggio alla cucina russa fatta da uno chef francese, Olivier. La lasciamo raffreddare un istante e poi la andremo a mettere sul suo supporto. Ma soprattutto, che cosa abbiamo indovinato? Il peso. 25 grammi di insalata russa sono perfetti. Perché? Perché quando tu ne mangi 2 cucchiai, il secondo cucchiaio diventa troppo. Una cosa piccola che noi mettiamo all'inizio, che deve essere il nostro benvenuto. C'è sale, dolce, maionese, verdure, e alla fine è venuto fuori un capolavoro. Di fatto la ricetta è sempre quella, ma aggiungendo 2 ingredienti, l'isomalto e i capperi, siamo riusciti a presentare un'insalata russa in maniera completamente diversa. Siamo ormai ai saluti finali. Questa ricetta, tra l'altro, la potete trovare su Originale e Gourmet, i vegetali, e troverete sia la versione, chiamiamola tradizionale, originale, e poi troverete anche la nostra. Ed è un modo per far continuare a rinnovare quello che è il nostro patrimonio gastronomico. Vi aspetto. Ciao!